Salve a tutti! Continuiamo oggi lo studio sulla progettazione degli induttori di potenza con la parte relativa al calcolo dei valori della rete LR per valutare le perdite dell'avvolgimento dovute all'effetto di prossimità sul software LT Spice. Nei precedenti video avevamo ricavato il seguente grafico, dove in ordinate viene riportato il rapporto fra la resistenza AC e la resistenza DC, mentre in ascisse il valore della frequenza. E come avevamo già visto, superato il valore limite di Ft che corrisponde alla frequenza di taglio, abbiamo che il valore della resistenza AC inizia ad aumentare. E a seconda della frequenza della corrente che scorre nell'avvolgimento, abbiamo che corrisponde un relativo valore di resistenza AC. Ora, che cos'è che noi vorremmo ottenere? Vorremmo che ci fosse un circuito elettrico che riesca a riprodurre il comportamento di questa resistenza variabile su LT Spice. E il circuito che andremo ad utilizzare per ottenere questo comportamento è riportato qui sul foglio. Ed è appunto la rete LR. Ed è perfettamente identica a quella che abbiamo già visto per valutare il fenomeno dell'effetto pelle su LT Spice. Soltanto che mentre in quel caso avevamo una sola maglia, qui abbiamo una serie di più maglie in parallelo. E il funzionamento è identico a quello che abbiamo già studiato nel video precedente. Infatti, supponiamo che in questo circuito stia passando una corrente continua. Abbiamo che il primo induttore si comporta come un cortocircuito, quindi la resistenza vista ai capi di questo circuito sarà proprio pari alla resistenza DC dell'avvolgimento. Ora, supponendo di voler aumentare la frequenza di lavoro e soprattutto che i valori di L1, L2 ed L3 siano decrescenti, quindi L1 è maggiore di L2 ed L2 è maggiore di L3, otteniamo che all'aumentare della frequenza L1 inizia sempre più a comportarsi come un circuito aperto, quindi la corrente inizierà a scorrere attraverso la resistenza R1 e poi a scorrere attraverso L2, in quanto abbiamo detto che il valore di questa induttanza è minore di questa, quindi quando questo induttore inizierà a comportarsi come un circuito aperto, questo qui è ancora un cortocircuito. Aumentando ulteriormente la frequenza di lavoro del circuito, abbiamo che questo induttore si comporterà totalmente come un circuito aperto, quindi tutta la corrente scorrerà attraverso la resistenza DC e attraverso la resistenza R1. Questo induttore inizierà ad aumentare la sua impedenza, quindi parte della corrente inizierà a scorrere anche attraverso R2, per poi andarsi a richiudere attraverso L3 in quanto continua a comportarsi come un cortocircuito. Continuando ad aumentare la frequenza, quindi in questo caso supponendo di aver raggiunto la frequenza di valore F3, abbiamo che gli induttori L1 ed L2 si comportano come circuiti aperti, mentre L3 presenta una impedenza elevata. Quindi abbiamo che tutta la corrente scorre attraverso la resistenza DC, la resistenza R1
e la resistenza R2 ed buona parte inizia a scorrere attraverso la resistenza R3. Continuando ad aumentare ulteriormente la frequenza, avremo che ad un certo punto i tre induttori si comporteranno come dei perfetti circuiti aperti e quindi la resistenza della rete LR sarà proprio pari alla somma di queste quattro resistenze. Ovviamente io in questo esempio mi sono fermato ad una rete che presenta solo 3 maglie, ma in teoria può averne un numero infinito ed il suo funzionamento resta praticamente identico. Ora, andando a scrivere come sistema di equazioni quello che ci siamo appena detti, otteniamo che quando la frequenza è uguale alla frequenza di taglio, la parte reale della rete LR deve essere uguale al 10% della resistenza AC1. Quando la frequenza è uguale ad F1, la parte reale della rete LR deve essere uguale a RAC1. Quando la frequenza è uguale ad F2, la parte reale della rete LR deve essere uguale a RAC2, mentre, infine, quando la frequenza è uguale ad F3, la parte reale della rete LR deve essere uguale a RAC3. Ora, la soluzione analitica di questa rete non è per nulla banale. Oltre al fatto che abbiamo solo 4 relazioni mentre le nostre incognite sono 6, quindi dovremmo trovare in qualche modo altre 2 relazioni a questo sistema. Ma anche se riuscissimo a trovarle, la quantità di calcoli che dovremmo fare per riuscire a risolvere questa rete, che aumenta in modo esponenziale con l'aumentare del numero di maglie, diciamo che è abbastanza sconfortante. E così mi sono chiesto se esisteva un modo un po' più furbo per ricavare questi valori. E la risposta è stata quella di posizionare gli elementi del circuito in un modo leggermente diverso e che forse intuitivamente è più chiaro. Ed ecco qui, riposizionati gli elementi della rete LR in un modo diverso. E se ci fate caso, è anche molto più familiare, in quanto risultano essere una serie di circuiti LR in parallelo e di cui soprattutto abbiamo la soluzione di ogni singola maglia, in quanto l'abbiamo già studiata quando abbiamo visto la rete LR per le perdite dell'effetto pelle. Quindi, imponendo una condizione necessaria per poter fare questa semplificazione, ovvero che la frequenza con cui andiamo a dimensionare una maglia sia pari a 10 volte la frequenza con cui abbiamo dimensionato la maglia precedente, possiamo riutilizzare le stesse formule che abbiamo ricavato nel video precedente. E quindi i valori della rete LR si andranno ad ottenere sviluppando i seguenti calcoli. Ovvero, per quanto riguarda la prima maglia, le formule restano praticamente uguali tranne questo coefficiente moltiplicativo per 2 che viene messo nella formula di L1, così come in tutte le altre formule. Mentre per quanto riguarda il valore di resistenza delle maglie successive,
questa sarà uguale al valore della resistenza AC corrispondente alla frequenza di quella maglia meno il valore della resistenza AC corrispondente alla frequenza della maglia precedente. E quindi, svolgendo questi calcoli, riusciremo ad ottenere i valori di L e di R della rete LR, che ci consentirà di simulare su SPICE le perdite dovute sia all'effetto di prossimità e sia all'effetto pelle. Molto bene, quindi per oggi è tutto. Alla prossima!